Siamo alla stazione Tuscolana di Roma e fra poco prenderemo il treno regionale per Viterbo che in circa 2 ore ci porterà nel capoluogo della Tuscia. E qui siamo alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina. Ora andiamo a vederci quello che rimane delle mura etrusche della città. Il centro storico di Viterbo è interamente cinto da mura, ma non sono queste le mura che ci interessano perché sono medievali. Stiamo percorrendo la via San Lorenzo in pieno centro storico. E qui, nel basamento di un edificio prossimo alla piazza dove c'è il Duomo, c'è un frammento di mura etrusche. Ecco, massi squadrati, questo dovrebbe essere peperino, la pietra locale abbondante a Viterbo. E di fronte c'è il seminario arcivescovile con a sua volta una parete di fondazione con blocchi etruschi. Pietre bislunghe, squadrate, anche queste in peperino. Il tratto è abbastanza corto, comunque ci dà un'idea. E questa è la piazza di San Lorenzo con il suo Duomo del XII secolo, anche se la facciata è stata rimaneggiata nel XVI, e il suo bellissimo campanile di stile toscano con le fasce alternate bianche e scure. E dall'altra parte della piazza il Palazzo dei Papi con la sua elegantissima loggia. In questo palazzo si è svolto il conclave più lungo della storia, nel 1268, che durò 1006 giorni. Quello che vedete di fronte è il Palazzo Farnese e qui accanto c'è una piccola parete etrusca. E conto 7 filari di pietre, 7,5, perché uno è semicoperto dalla vegetazione. Queste sono un po' diverse da quelle di prima, la forma è un po' più squadrata, quelle erano più bislunghe. Comunque la pietra è la stessa, peperino. La questione è se questo muro possa chiamarsi ciclopico, megalitico o no. Certamente non è poligonale, ma io direi che ciclopico o megalitico potrebbe anche chiamarsi perché le pietre sono abbastanza di grandi dimensioni e poi sono poste in opera senza legante, senza malta, quindi direi più sì che no, anche se la differenza rimane molto labile. Bene, la nostra visita ai resti delle mura etrusche di Viterbo è terminata, ci vediamo alla prossima, ciao da Elio!